Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video che rappresenta il primo di una serie di video che porteremo avanti quest'anno. Questa serie si chiama Real Adventure, sono le mie uscite di pesca. Nei video che seguiranno spero ci saranno delle catture, ma come solitamente succede, soprattutto a chi pratica la pesca a spinning in mare, il cappotto è dietro l'angolo e quindi ecco, pur di coinvolgervi e di rendervi partecipi nelle mie uscite di pesca, a volte ci saranno delle catture, a volte no, ma l'importante ecco è comunque farvi conoscere il modo in cui io porto avanti questo progetto e pratico le mie uscite di pesca, e ci saranno dei dettagli, delle indicazioni tecniche che comunque potrebbero essere interessanti sia per chi da poco sta iniziando o vorrebbe cominciare a pescare a spinning in mare o nelle altre tecniche che faremo, e magari saranno dei consigli utili anche a chi è già tecnicamente più esperto. Ci tengo a dire che sul canale Planet Spin Fishing io non cerco consensi, mi fa piacere se riesco ad essere maggiormente coinvolgente con i miei video, però ecco, il tempo che io dedico al post produzione molte volte è molto superiore a quello della pescata vera e propria, quindi il tempo che vorrei dedicare prossimamente è più alla pesca e meno all'editing video. Spero che questo progetto sia di vostro gradimento, fatemi sapere se la pensate come me, se vi piace questa idea, questo progetto, e consigliatemi anche dei temi di approfondimento da svolgere insieme. Vediamoci il video e poi ci salutiamo nella parte finale di questo video. Ciao ragazzi! Ci facciamo questa pescatina. Io ci manco qua secondo me da un annetto. Un annetto? Ci manca 12-13 anni. Vediamo cosa viene fuori. Guarda qua, ci manca proprio un sacco d'acqua. Vedi? Si vede qualche pesciotto qua, vedi? Ma ci manca tipo 1 metro d'acqua, 1,5 metri d'acqua. Pescaturca non mancano mai. Facciamoci qualche lancio con le barche qua. Teniamo un po' di vento di faccia, ma non fa niente. Sei un po' leggero. Il vento di faccia è una costante, mamma mia. Ti fa perdere almeno 10 metri. Bello video di questa battuta. Ti è piaciuto? Sì. Rugo una bella mezz'ora, 30 minuti. Facciamoci 2 lanci qua, ci passiamo man mano, vediamo com'è la situa. Però il vento chiappando sempre in faccia. Sembra che il vento sia calmato un po', ci fa lanciare adeguatamente. Meglio non cantare vittoria perché la raffica arriva. Una pescatina serale ci voleva? La prima pescata da riva di quest'anno.
fatto qualche altra uscita, però condizioni un po' al limite. Qualche barracuda è uscito, però sempre vento che molte volte infastidiva la pescata. Stasera 2 lanci al porto di Pozzuoli con l'amico Luis. Proviamo se gira qualche serra, qualche barra. Di solito gli anni scorsi, anche se non fa testo, qualche pesciotto è uscito e vediamo se siamo fortunati. Quando non c'è il vento si arriva a quella distanza dove aumentano le chance di cattura. Qui i pesci si mantengono sempre lontani, molto spesso, soprattutto i serra. Se non riesci a fare quei 40-50 metri è difficile. Parliamo un po' delle attrezzature, delle esche artificiali per iniziare. Sto iniziando la sessione di pesca con dei long jerk, che solitamente sono quelli ideali sia per raggiungere le distanze maggiori, ma anche per richiamare maggiormente l'attenzione dei predatori come il serra e il barracuda. Per il serra recupero più veloce, ritmato, jerkato, mentre per il barracuda recuperi più lenti, intervalli, stop and go. Ho iniziato adesso con colorazioni naturali e poi passo sul bianco, che solitamente la notte regala emozioni. Ma è tutto in divenire, perché ogni pescata fa un po' storia a sé. Non possiamo fare altro che provare. Porto di Pozzuoli, da quando c'è questo bradisisma, e sono un paio d'anni, la terra è salita e praticamente siamo 1 metro più in alto di dove pescavamo solitamente, forse anche 1,5 metri, per cui il fondale è diminuito e i pesci sono più sospettosi e magari si mantengono più lontani, per cui hanno forse anche cambiato le abitudini comportamentali e proprio non ci sono più, cioè non frequentano più questo spot. Però ecco, mancando da tanto tempo c'è da capire un attimo le dinamiche per riuscire ad entrare in pesca. Magari qualche spigola potrebbe girare, non solo serra e barracuda. Non resta altro che provare. Andiamo avanti con un bel tight. C'è un ultimo lancio con il tight che mi fa fare tanta distanza, però pesca nei primi strati d'acqua della superficie, tra la superficie e i 50-60 cm massimo, solo che pescando alti, anche con la canna bassa, nota molto sotto la superficie, massimo 50.
60 cm. E per andare a sondare un po' gli strati più bassi, e qua ci sono anche 5-6 metri d'acqua, cambio e metto un artificiale sinking affondante. Facciamo un cambio di esca dal Tide Minnov Floating al Mommo T190 Sinking per andare a sondare magari la fascia di profondità più inferiore, visto che a galla non abbiamo avuto né tocche né attacchi né altro. Proviamo sotto, non si sa mai. Una volta lanciato devi aspettare che scende sotto, quindi puoi aspettare pure 10-15 secondi. E poi si inizia il recupero, anche per il serra recuperato verso l'alto in tante occasioni, e questo è il recupero che ha funzionato. Praticamente con il mulinello recupero solo il bando e l'azione dell'esca artificiale gliela do solo con la cercata della canna. Questa è una tecnica che uso principalmente per il serra e il barracuda. Ho aspettato qualche secondo in più, voglio scendere ancora di più sotto e inizio l'azione di recupero, di jerking puro. Il Mammotti 190 è un'esca che secondo me rende al meglio se cercata e anche violentemente. Anche in questo caso il lancio e poi aspettiamo quei magici 10-15 secondi, lo facciamo scendere 2-3 metri, peschiamo sulla mezz'acqua, che qua ci sta un fondale di 5 metri più o meno, forse qualcosa in più, però con questo bradisisma non si capisce più niente. Comunque almeno un paio di metri è sceso e iniziamo il recupero. Ancora un cambio di esca, Realis della Duo Jerkbait. Qualche barracudino me l'ha portato. Questi sono imitazioni di pesce foraggio, no? Minnov, che quando ci sono condizioni di vento contrario, no? Vento frontale, visto che hanno un bilanciamento interno perfetto e hanno la paletta ben sagomata, si riescono a fare tanti metri, a differenza di esche diciamo simili che però non hanno il bilanciamento interno ben studiato, non hanno una forma aerodinamica della paletta, si lanciano la metà di questo. Invece questo qua anche con vento contrario, ti assicuro che è un missile. Un'esca compatta, ben studiata e c'ha un movimento eccezionale. Si fa pagare un'esca di 25 euro. Però ci sono anche delle copie ben fatte di questa esca qua,
su AliExpress attualmente trovi dei bei cloni. Capì? Quando peschi con queste esche che sai che hai catturato, gli dai più fiducia, ma tuttavia sai che stai facendo le cose giuste, capito? Non hai il pensiero di dire ma fa che l'esca è buona, non è buona, magari il colore, magari il peso, magari non gli piace. No, quando tu sai che queste qua sono quelle là che ti hanno portato soddisfazione, ci peschi con maggior fiducia e sai che stai facendo le cose buone. Se non prendi, o perché non ci sta pesce, può capitare, o non stanno in attività, ma alla fine si chiude comunque un cerchio e sei sicuro che stai facendo le cose giuste. Non stai improvvisando. No, è perché ci sono tanti alle prime esperienze, no? Magari si fanno problema, ma l'esca sarà buona, è il colore giusto, sto recuperando bene. Questa qua ti chiude tante incognite. Non la stiamo usando in porto, per esempio, ma questa qua va molto bene anche in mare aperto. Dalla scogliera, dalla spiaggia, condizioni di risacca, mare mosso. Questa mantiene il mare, che è una cosa eccezionale. Pure con recupero lento lineare, vai in pesca. E poi se sei bravo a muovere l'esca, no? Che ti piace cercare, questa qua la muovi almeno in 10 modi differenti. Quindi non fai mai abituare il pesce a quel tipo di vibrazioni, di recupero, di flash. Bravo. E questa è proprio la base. La presentazione e l'interpretazione. Più modi per stimolare l'interesse. Bravo. La curiosità, più che altro del pesce. Questo è un posto strano. O i pesci li vedi, li fai e ne fai anche parecchi, o non ne fai nemmeno uno. È strano. Vabbè, come tanti posti, mo, frequentandolo sporadicamente, no? Siamo venuti dopo mesi o anni che ci mancavano. Non conosci gli orari, non conosci le dinamiche, è tutto un po' da scoprire. Però ci sono delle finestre di attività, come le chiamo io, che ne so, in mezz'ora si attivano i pesci, arrivano oppure ci stanno e iniziano a mangiare. E quello che succede in quella mezz'ora poi non succede per un giorno intero. Tutta la pescata. Bravo. Ma va a sapere qual è quella mezz'ora. Solitamente è l'alba e il tramonto. Però anche di notte qua ho fatto delle pescate molto molto fruttuose. Ti hanno soddisfatto. Però ti ripeto, quando non vedi attività in superficie, già sono segnali che sì. Poi un'altra cosa, non vedo mangianze qui sotto, non vedo palle di foraggio, non ne vedo. Quell'altra parte del porto là non si può andare, perché magari uno si metteva sulla banchina là, ti faceva tutta quella banchina. Noi ci spostiamo, ci facciamo 2 lanci verso dove sta questo traghetto qua. Poi andiamo sull'altro molo là fuori, vediamo se magari là si muove qualcosina. È un braccio che arriva quasi al centro del porto, oppure è un buono spot. Se il pesce non viene da noi, Siamo noi che andiamo ci proviamo. Questa è proprio la sintesi dello spinning. Predatori di predatori in cerca di come risolvere le pescate. Però fidati, questo qua è il posto migliore. Solitamente per la pesca nei porti, diciamo che la canna più corta ti aiuta a pescare meglio, perché se tu ti sposti pure tra le banchine, sotto le barche, cioè la canna più corta ti aiuta a lanciare e a essere più sensibile con l'esca. Qua invece
visto che siamo molto alti dal livello dell'acqua. Una canna più lunga, sì. In modo che quando l'artificiale pure arriva agli ultimi metri di recupero, tu con la canna vai verso il basso e recuperi quei 2-3 metri che molte volte l'attacco ce l'hai proprio qua. Bravo. Quindi ti aiuta. E ti aiuta anche nel lancio la canna un po' più lunga, no? Comunque è una leva. È una questione di leve. Io provo a fare una pesca di ricerca alternativa. Devo scendere sul fondo con quest'esca che è sinking, affonda, senza paletta. La faccio proprio toccare al fondo, vediamo se magari... E poi, essendo senza paletta, si lancia molto lontano. Vediamo magari sul fondale, nei pressi del fondale, qualche sorpresa che ci aspetta. Gallinella no. Poi qualche spigoletta. Se è un fondale molto sporco, ci sta... Eh? Ma più che melma e fango, qua ci stanno detriti di ogni genere. Ci ha affondato di tutto. Bravo. Cassette, reti, ruote, macchine, persone. Il problema è che c'è anche tanto vento, perdi sensibilità, Ritorno ai palettati. Con questo po' di vento si mette il bando e non capisco niente, non sento niente, perdo sensibilità. GoPro, arresta video. Per fortuna quel vento fastidioso è calato e questo rende più agevole la nostra azione di pesca, soprattutto il lancio, per farci raggiungere una maggiore distanza. La nostra pescata continua, sto facendo un po' di rotazione di esche artificiali differenti per lunghezza, peso, colorazione anche, e la speranza c'è ancora di catturare qualcosina. Nel frattempo noi ci salutiamo, vi ringrazio tutti voi per la visione di questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e noi ci vediamo il prossimo, come sempre, su Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima!